ci hanno deviato su una seconda strada alternativa strettissima perché un ponte è crollato e quindi noi passo. Mamma mia. Ovviamente ha sbattuto tutto sotto. Oggi siamo venuti a farci la doccia in un posto molto particolare, non è la solita stazione di servizio, ma siamo venuti nei bagni degli Inca, che sarebbero un po' i romani dell'America. Qua ci sono tutte queste pozze termali e c'è la possibilità di fare dei bagni in delle piccole vasche a 2 persone, o ci sono anche le vasche familiari, e quindi tra un po' è il nostro turno. Adesso dobbiamo ancora aspettare una ventina di minuti, intanto facciamo un giro qua dentro. È molto particolare come cosa. Infatti per solo 5 euro abbiamo noleggiato una vasca termale solo per noi, per mezz'ora. Tra un po' è il nostro turno e siamo davvero curiosi di vedere questi bagni termali, perché di solito nelle terme si sta in una piscina come questa tutti insieme, mentre qui si ha la possibilità di noleggiare uno spazio per sé. E come dice il cartello, le acque di queste piscine sono a 70 gradi e sono le vere sorgenti termali da cui poi l'acqua viene traslata nelle sale private. Curiosissima sta cosa. Ecco, queste sono le stanze dove ognuno ha la possibilità di stare in totale privacy e farsi il proprio bagno nelle acque termali. Ed è incredibile come a 10.000 km di distanza i Romani e gli Inca abbiano avuto la stessa idea di farsi il bagno nelle acque termali. Beh, i romani penso che siano stati i primi, forse gli Inca ci hanno copiato. A ogni utilizzo le piscinette vengono lavate, pronte per un nuovo uso. Che posto! È il nostro turno. Siamo nelle piscine di Wairapongo. Adesso il nostro turno è il numero 109. Bueno, nos explica todo. Aquí es todo para nosotros. Ah, si è aperto l'acqua. Ah, ci mette il tappo. Tutto pulito. Oggi ci troviamo a Cajamarca, abbiamo deciso di fermarci una giornata perché stiamo veramente guidando tanto e perché questa città merita tantissimo. Questa è la città dove l'impero Inca è terminato, perché è stato processato l'ultimo imperatore da Pizarro che ha fondato questa città. Oggi ho studiato storia, me la sono letta, ma adesso esploriamo la città perché c'è tantissimo da vedere. Non capiamo il perché, ma in questa via ci sono tantissimi ottici. Lì ce n'è uno, lì ce n'è un altro, ancora ottici. Però non c'ha nessuno gli occhiali. L'ottica di Alessandro, poi c'è l'ottica di Riccardo, l'ottica cristalli, ottica lente. Ci sono anche le lenti di Valentino, ottica tua visione, ottica espressione, ottica Zamora, ottica Alessandra, ottica Color Vision, ancora ottica Lima. Ce ne sono più di 30 nella stessa calle. Perché están tan ópticos acá? Ah, es que mayormente por acá venden toda la sección de lentes. Todo hasta aquí. Stiamo
prendendo un qualcosa di tipico. ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre? ¿Esto? Sí. Papa rellena. Ah, papa ok, rellena. Tiene un nombre particolare. ¿Y las dos salsas cómo son? ¿Mayonesa? Mayonesa y este tiene aquí con guacatay, no sé cómo. Ah, un poquito Eso. de esto, gracias. Sí. No, de esto. Ah, però prima esperienza di street Wow, food in sembra Perù. buonissima e costa 20 centesimi. Papa rellena. Davvero buonissima. Buona, buona, buona. Perù promosso sullo street food, ma proviamo ancora dopo. Tra l'altro mi sembra che sulle macchine peruviane ci sia l'obbligo di mettere i catarinfrangenti biancorossi. Sembra proprio una legge. Stiamo entrando in una bottega tipica. Cosa Abbiamo prendiamo? visto tanta gente, quindi siamo venuti, però non sappiamo cosa vendano, quindi penso ghiaccioli perché tutti hanno i ghiaccioli. Infatti, tutti escono con solo una il ghiacciolo. paletta gialla, tutti felici con il loro gelato. Hola, buenas. Dos, por favor. Bien. Dos. Sí. Está famoso, todo tienen este gelato. ¿De qué es? Piña. Ah, Ah, Bueno, de son piña. 48 años. Wow. ¿Cuánto? 48 años que hace. Ah, ¿Cuánto es? 4 soles. 2 soles cada. È un gelato di ananas con latte, quindi è un po' cremoso, però il signore ha una garanzia da 50 anni che fa questi gelati e mi sa che ha solo questo gusto e vende solo questo praticamente. questa è la coda per la banca. Ci sono tantissimi indigeni vestiti con degli abiti tipici e il loro immancabile cappello. Sì, sì, uno sta bene, uno sta bene. La signora ci sta preparando un fico d'India. Ce ne stiamo andando, siamo stati benissimo in questa città, ci è piaciuta veramente tanto, non c'erano turisti, eravamo forse gli unici, ce la siamo goduta veramente tanto perché è molto autentica e ora dobbiamo continuare il nostro lungo viaggio verso sud, andremo a cercare un posto per la notte, forse troveremo altre terme, speriamo, e speriamo di farci un altro bel bagnetto caldo. ¿Dónde va? Cacabamba. Ya vamos a Huamachuco. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. Voy a dar gringo. No, gringo, italiano. Pero. De gringo. Usted parece un italiano. Sí. Sí, del sur. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Questi primi giorni in Perù si stanno rivelando veramente avventurosi sia per noi che per il nostro van, perché abbiamo scelto una strada, la ruta della Sierra,
che è tra le più difficili di questo continente, perché si attraversano paesini separati da strade ovviamente non asfaltate e piene di buchi e per lo più anche con dei dossi. E fino ad ora sono passati 5 giorni dal nostro ingresso in Perù e abbiamo percorso 1000 chilometri e praticamente siamo stati sempre alla guida, alternandoci e serena. I panorami sono veramente pazzeschi, non vedevamo una cosa del genere dal Messico forse, se non dagli Stati Uniti. Stiamo guidando circa 7-8 ore al giorno e per fortuna non sta piovendo, perché queste strade quando piove diventano veramente di fango e difficili da affrontare. In pratica, non essendoci né ponti né tunnel come da noi in Italia, qui bisogna scendere fino giù alla valle per poi risalire, e quindi molto spesso le strade vanno dai 2000 metri fino ai 4000 metri. Per esempio ieri sera abbiamo dormito veramente in un bellissimo posto a 4070 metri vicino a una laguna. Purtroppo durante la notte Serena non è stata bene, ha sofferto la quota e quindi poi ci siamo rimessi in viaggio su queste strade che a volte sono asfaltate, a volte non sono asfaltate, e siamo scesi di quota dopo 2 ore di viaggio e per fortuna già oggi sta meglio. E in questi giorni ci è capitato di guidare anche un po' la notte, perché queste strade non sapevamo se erano asfaltate o meno e spesso ci siamo ritrovati bloccati su una strada dove si andava a 10-20 all'ora e quindi dovevamo metterci più tempo per raggiungere il posto in cui dormire. Comunque questi paesaggi veramente ci stanno stupendo ogni giorno di più. Siamo veramente felici di essere qui in questo periodo dell'anno, perché possiamo apprezzare al meglio tutti i colori di questa nazione che è veramente spettacolare. Oggi per fortuna è ancora una bellissima giornata. Abbiamo dormito in un villaggio tra queste montagne che si chiama Cachicadan, famoso per le sue acque termali. E oggi il piano, indovinate un po', è ancora di guidare, perché si avvicina alla prima attrazione veramente importante del Perù, che è la Cordillera Blanca, anche se manca ancora veramente tanto. Quindi adesso prepariamo, puliamo, facciamo la nostra routine di limpieza del nostro van e poi ci rimettiamo in viaggio. Ed ecco il posto in cui abbiamo dormito oggi. Il van è totalmente impolverato e queste qui sono le pozze termali di Cachicadan, dove l'acqua arriva a 85 gradi. Negli hotel che ci sono più a valle ci sono delle piscine termali dove farsi il bagno. Bienvenidos a Angasmarca, lì dice cuna de tradición. Vediamo un po' questo villaggio andino. Sempre le scritte dei politici che non possono mancare assolutamente. Questa è la piazza. Buenas! Ci siamo un po' persi. Adesso stiamo chiedendo, perché c'è chi dice che la strada è chiusa perché un ponte manca, un altro che dice che no. Intanto questa è la situazione in questo piccolo paesino dove siamo in prima. Qui praticamente è tutta un'avventura. Ci hanno deviato su una seconda strada alternativa strettissima perché un ponte è crollato e quindi no hay passo, no hay passo. C'è questo ponte di legno davvero rassicurante. Poi una cascata arancione. Qui c'è un canale dove è crollato tutto. Mamma mia. Ovviamente ha sbattuto tutto sotto. Tutti questi alberi verdi che si vedono. Qui c'è un boschetto, praticamente sono eucalipto che vengono piantati qui. Qua ci sono delle pecorelle al pascolo.
È arrivato il momento di mangiare qualcosa. Qui c'è un piccolo ristorante, vediamo se è aperto. La signora ha messo gli addobbi di Natale. Qui tutte le case sono fatte in terra e fieno, direi. Ma vediamo un po' se è aperto. No, è chiuso. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿está abierto? No, ya no hay nada. No hay nada. No. Ah, y acá hay un otro restaurante. Más arriba. Más a la arriba. salida, sí. Ok, Sí, ya gracias. no queda nada. Qui sui muri c'è Julio Sanchez e Nelly Oruna per il comune. Scrivono ovunque, veramente. No, vabbè, ma qui non si può passare. Manca la grata ovunque. Non abbiamo trovato nessun ristorante aperto, quindi siamo costretti a cucinare. Sto facendo gli spaghetti all'assassina, la mia prima prova. Infatti abbiamo trovato qui in Perù i cappellini che sono di questa marca peruviana che si chiama Don Vittorio. Ovviamente non bisogna assolutamente dar retta al tempo di cottura, però noi ci proviamo. Ecco la crosticina. Bene, ci siamo rimessi in viaggio, adesso ci tocca uno dei pezzi più assurdi. Adesso c'è questa valle profondissima, dobbiamo scendere fino giù e risalire da quella strada zig zag per arrivare nel paesino di Paiasca, si chiama così. E per fortuna è tutto asfalto stavolta, appena cominciato. Buongiorno, finalmente mi sono ripresa perché da una settimana che stiamo viaggiando su e giù per le montagne tra i 2000 e i 4000 e quindi sono stata 2 giorni proprio KO. Capita quando si va in alto senza acclimatarsi, infatti avevo mal di testa, ho vomitato un paio di volte, però adesso sto bene. Ci troviamo in un piccolo paesino che si chiama Nuevo Yaimucha. Ci siamo fermati qui perché ieri volevamo arrivare al fiume ma era troppo lontano, stava facendo buio, la strada non è delle migliori come quelle che stiamo facendo in questi ultimi giorni, quindi ci siamo fermati qui. C'era anche un camion che trasportava frutta e verdura e sono stati carini, ci hanno detto dai rimanete qua a fianco a noi, quindi abbiamo deciso di fermarci qua un po' in mezzo alla strada, però abbiamo dormito veramente benissimo e con uno splendido panorama come sempre. Eccolo qua. Qua dietro c'erano i signori, ma ovviamente si sono alzati prestissimo, alle 5 se ne sono andati. Noi siamo un po' più dormiglioni, però adesso ci metteremo in marcia, che anche oggi si fanno un sacco di chilometri, anzi ore più che chilometri, perché qua si va pianissimo. Ed ecco l'incredibile valle, giù in fondo c'è il Rio Tablachaca, uno dei canyon più belli di questa zona nord del Perù. Pazzesco, che colori hanno queste montagne, lì rosso, lì un giallo sabbia e poi un verde tendente al marrone. E qui sotto ci sono delle coltivazioni, perché qui coltivano davvero di tutto e allevano pecore e mucche. Si possono vedere dei piccoli muretti a secco e delle coltivazioni sparse. Peccato però che ci sia un bel po' di spazzatura qui intorno, anche se siamo al lato della strada, e poi la spazzatura finisce giù dal dirupo e si perde nel nulla. Ma adesso mi sono reso conto che abbiamo finito il carburante, quindi dobbiamo mettere la nostra ultima tanica dell'Ecuador, perché poi più giù sul fiume ci sarà un distributore, almeno così ho visto. Oggi si fa diesel all'antica, imbuto e diesel.